ragazzi. Oh. La Roma ha tirato fuori altri 30 cucuzze. 30 cucuzze. Fabrizio Romano, eh. Costo iniziale di 25 milioni più 5 milioni di commissioni aggiuntive. Altri 30 cucuzze, oh. Eh. E ribadisco, tutto ciò in un calciomercato quantomeno tiepido. Ecco, di caldo ci sono le temperature, che fa veramente, oggi una roba, stamattina ero in palestra, non ce la facevo. Sì, direi, ma che vai in palestra? Sì, non si vede, ma vado in palestra, sì. Non si respira, non ce la fai, non ce la fai. Ma di tutto ciò a voi, lo so bene, non frega una mazza. E allora andiamo un po' ai movimenti della Roma. Preferisco parlare di questo, quello che è fatto, che è chiuso. È inutile stare lì a parlare di cosa? Di Douglas Luiz che non si presenta ad allenarsi, piuttosto che dell'Inter che... da quando è uscita la notizia di Lookman? Ecco, dal giorno zero a oggi non c'è stato nessun cambio, nessun movimento, eppure ci riempiono la testa di questo, di quell'altro ancora. Non c'è stato niente di niente, quindi... Oppure potremmo parlare adesso del nome nuovo, se non sbaglio, per il Napoli, Sterling. Ecco, sì, ogni tanto lo possiamo anche fare, ma adesso andiamo al sodo, ecco, andiamo al sodo onestamente. E al sodo ci va la Roma, perché allora bisogna sempre, come posso dire, contestualizzare. Se noi contestualizziamo il mercato 2024, no, questo è il mercato 2025-2026, sto sempre indietro io, è un classico. Se noi contestualizziamo questo, ecco, c'è un grande Napoli, ma poi, come vi dico sempre, io occhio alla Roma. Occhio alla Roma. Occhi aperti, apertissimi per la Roma quest'anno, eh. Occhi aperti, vi dico questo, ragazzi miei. Ve lo dico seriamente. Adesso ne parliamo. E come se lo facciamo prima, come al solito, paio di robe veloci. Se volete lasciate il like, il solito pollicione verso l'alto per soddisfare i fabbisogni fisici e morali dell'algoritmo che si è inventato anche l'hype, date hype tramite quella sezione vicino ai commenti, là switchate c'è l'hype, se volete fatelo, se vi piace soprattutto questo genere di contenuti, i vari Here We Go di Romano, che veniamo subito mica tanto perché l'ha detto stamane e noi ci prendiamo sempre un po' di tempo extra. E se volete ovviamente iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina Instagram, grazie signori miei, siamo anche 60.000 su Instagram, oltre 100.000 su TikTok, se volete, mi trovate un po' ovunque. E ad ogni modo, qualsiasi sia la vostra scelta, grazie perché siete qua e esserlo con queste temperature. Io non lo so, dove siete voi? State al coperto, lasciate stare anche il mare, lo so che vi piace da morire il mare, ma lasciate stare il mare, fa caldo, state bello, magari stravaccati da qualche parte, magari con climatizzatore a palla, non lo so, non lo so, sto delirando, fatto sta. Grazie signore miei, grazie. Allora, Wesley, sì, ho citato prima la parte burocratica e economica dell'affare e ribadisco che è una roba importante. Tra l'altro, Transfer Market lo valutava 20 milioni, qua parliamo invece di un affare di 30 e quindi è un investimento importante. Ripeto, la Roma è sotto fair play finanziario. Si diceva che la Roma quest'anno non avrebbe fatto nulla. Ho coniugato bene perché poi mi date anche le puntuline sulle coniugazioni fatte bene perché ci vuole precisione assolutamente. Eppure la Roma sta dimostrando di fare degli investimenti, ragazzi. Quindi, per quanto mi riguarda, la proprietà è inattaccabile e mi sembra che abbia già capito un po' gli errori fatti in passato. Questa è una Wesley, attenzione, cosa lo rende un acquisto veramente importante secondo me? Il fatto è che è una chiara, espressa richiesta e volontà di Gasperini, che lo inseguiva già all'Atalanta e adesso è riuscito a portarselo qui. Almeno è quello che ci raccontano e quello vi riporto. Quindi quando vengono presi giocatori appunto scelti espressamente dal proprio allenatore significa che c'è condivisione, che c'è la volontà di
di soddisfare le richieste appunto dell'allenatore, ma deve essere così, in un club che mira a migliorarsi deve essere questo. E attenzione, io ribadisco perché voglio dirla una cosa, la Roma già parte da una, io ripeterò forse sempre le stesse banalità, ma è bene puntualizzarle, è bene esprimerle ancora una volta. La Roma parte da una grossa base, e la grossa base è il lavoro fatto già l'anno scorso da Ranieri. Era una stagione che sembrava veramente delirante sotto tutti gli aspetti, eppure Ranieri ha portato un certo equilibrio, ha dato valore a giocatori che assolutamente a un certo punto non ne avevano, e ha fatto diventare la Roma un club credibile. Ecco, tant'è che l'ha portata al quinto posto e non si è qualificata in Champions League per un nulla, all'ultima giornata per la questione Nicolò Scaviglia, Venezia, veramente per questione di niente, o comunque di dettagli, un palo dentro, un palo fuori, un rigore o un non rigore, per dirla, no, non sto maliziando, la porta, la porta, la porta, la porta, la porta. Grazie, grazie. E quindi già la Roma parte da questa base. E attenzione, io pensavo che un po' si fossero rimescolati gli equilibri, perché si parlava di uno Svilar all'inizio che non si sapeva neanche noi rinnovato. Dica lo davano. Ragazzi, mi invento qualcosa. Si parlava di uscire. Oggi non mi sembra di no. Quindi oggi la Roma non cede nessuno dei pezzi importanti, pregiati, lo stesso Dybala e compagnia cantante, e a questi sta aggiungendo, ripeto, giocatori comunque anche relativamente potenti. Però qua non è che può partire la Calabrisella, ragazzi miei, non può partire la Calabrisella, porca miseria, Santissima Vergine. È la miseria. Ma qua non c'è proprio rispetto per niente. Vabbè, Calabrisella, via. Ok, che roba è. Vabbè. Stavo dicendo, perché poi perdo il filo del discorso. Che stavo dicendo? E che cacchio se lo ricordo. Comunque parte da una base importante. A questo aggiunge, ragazzi, è la Inui, che è già un acquisto di 23,5, 25 milioni. No, adesso io come al solito mi dimentico anche quello che mangio, che ho appena mangiato. Ferguson, che è vero è un prestito, ma io vi garantisco, conoscendo e valutando un po' lo storico di questa proprietà, se Ferguson fa bene, i Friedkin li tirano fuori 40 milioni. Li tirano fuori. A questi aggiungici altri 30, ribadisco, hanno preso un nuovo allenatore, hanno tenuto Ranieri nonostante ci fossero delle forti avanze della stessa Italia, attenzione, non era scontatissimo. Tutto questo, l'insieme, mi fa pensare che la Roma l'anno scorso farà la voce grossa. L'anno prossimo farà la voce grossa. Io dico questo, poi magari la cannorò completamente, ma l'anno scorso vi dicevo che la Napoli avrebbe lottato per lo scudetto. Attenzione, vi dicevo questo, occhio occhio. Quest'anno il mio occhio, davvero occhi aperti, per me la Roma l'anno prossimo va in Champions. Vi dico questo, non parlo di scudetti, di cavolate, no. Magari avrà l'ambizione nei prossimi. Per me la Roma l'anno prossimo scipperà il posto Champions a una tra Juve, Milan, Inter, Napoli, ma poi su Napoli poi facciamo un altro discorso. Occhio alla Roma di Gasperini. Ovvio è una cosa, e chiudo, a parte che di Wesley poi non abbiamo quasi parlato. Il giocatore è brasiliano, un 21enne, gli piace anche far passare la palla sotto i gambi dell'avversario. È un brasiliano, si avvita su se stesso, pallone in mezzo. Va? Manneggia, faccio solo perdona il caldo. Dicevo, mi piace trattare la palla anche col piede debole, destro, sinistro. È un giocatore interessante che va visto, va alla fascia, offensivo, difensivo, va valutato. Però ecco, il nodo è questo. Poi il mercato lo valutiamo sempre alla fine. Ecco, oggi diamo le varie informazioni del caso.
anche quando i giocatori sono sicuri, perché uno dice adesso bisogna vedere dall'Europa in Italia. Io vi dico l'anno scorso dall'Italia all'Italia Cup Miners, 60 milioni, miglior centrocampista della passata stagione, fantasma lo scorso anno. Quindi qua facciamo sempre i discorsi pre. È chiaro che poi deve esserci qualcuno che li valorizza dopo. Va bene? Però il valorizzatore, ecco, il nodo è questo, il valorizzatore, il gas, valorizzatore, la Roma ce l'ha, eh. Questo è il discorso. Fatemelo sapere, un grande abbraccio, fatemi sapere quello che pensate voi, un grande bacio da Nesco, ciao.